Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video con la matematica dell'essere campioni d'Italia del nostro Napoli. Ieri partita soffertissima, ma lo scudetto è in tasca. Non possiamo fermarci però, pronostici di questa 34esima giornata di Serie A, domani si ricomincia a giocare, quindi non c'è tempo da perdere, andiamo a vedere i risultati che metto io, fatemi sapere la vostra nei commenti ragazzi, mettete un like a questo video se vi va, iscrivetevi al canale se volete restare aggiornati sui contenuti e non perdervi nessun video o nessuna notizia che viene caricata sul canale e andiamo a vedere i risultati che metto io in questa 34esima giornata di Serie A. Partiamo subito. Milan-Lazio, X. X perché Sarri non credo si faccia abbindolare da questa partita, accorciando poi ancora di più la classifica per questo secondo posto, e il Milan alla partita di Champions mercoledì ci sarà turnover, quindi non vedo né un Milan favorito né una Lazio che possa dominare. X tra le due. Roma-Inter, prima doppia di questa giornata. La Roma non è in un periodo stupendo a livello di ambiente, anche a livello di gioco. L'Inter invece ha ritrovato la condizione schiacciasassi che aveva anche l'anno scorso e anche nell'anno dello scudetto. Quindi mi gioco qui la prima doppia Roma-Inter X2. Cremonese Spezia. Cremonese Spezia 1. Perché la Cremonese che ha giocato contro il Milan può tranquillamente a mani basse fare il risultato con lo Spezia, rovinando la classifica dello Spezia e accorciando la propria verso una permanenza in Serie A che, finché la matematica non li condanna, se la giocheranno a viso aperto fino all'ultima giornata. Quindi Cremonese Spezia 1. Atalanta Juve 1. 1 perché la partita contro il Lecce della Juve sicuramente è stata giocata un po' più all'offensiva da parte dei bianconeri, senza chiudersi troppo, diciamo. Però incontri un'Atalanta in formissima, un'Atalanta che vede la Champions League e secondo me farà il risultato a Bergamo bottino pieno. Atalanta Juve 1. Torino Monza 1. Il Torino secondo me farà il risultato contro il Monza, al di là che il Monza dal punto di vista del gioco non c'è paragone, perché gioca un calcio diverso, gioca un calcio più offensivo, gioca molto meglio, però gioca sempre le partite alla stessa maniera, ti viene ad affrontare aperto e il Torino con una vecchia volpe come Juric può far male, quindi Torino-Monza 1. Napoli-Fiorentina. Napoli-Fiorentina, altra doppia ed ultima di questa giornata, 1x. 1x perché dopo la partita di ieri contro l'Udinese, dove il Napoli ha sofferto ed è stata una partita, secondo me una delle partite, non ho ancora visto le statistiche perché tra festeggiamenti, scudetto e quant'altro, è stata la partita dove il Napoli ha tirato meno in porta, credo, in assoluto. Però tutto questo mese di aprile e la partita di ieri sono figlie, secondo me, di una tensione che è nata quando si avvicinava la matematica dello scudetto. Quindi mi aspetto un Napoli completamente scarico dalle tensioni, ma carico nel voler far risultato e festeggiare ulteriormente questa matematica al Maradona con i propri tifosi. Quindi 1x, anche se l'avversario non è da sottovalutare perché la Fiorentina gioca molto bene e il gol te lo fa. Quindi non credo che il Napoli vinca con la porta inviolata, ma 1x. Lecce Verona X. Se il Verona va a fare la partita che ha fatto contro il Napoli, anche a Lecce, anche a Lecce verrà difficile buttare la palla dentro, perché se si chiudono a riccio come si sono chiusi contro il Napoli diventa difficilissimo. Quindi vedo una X e vedo una partita tiratissima, perché è proprio la partita questa della lotta a retrocessione, quindi nessuno vorrà perdere punti tra le due.
Empoli-Salernitana. L'Empoli ha vinto la partita col Bologna, inaspettatamente, perché io non me l'aspettavo. Però Empoli-Salernitana è 2, secondo me. La Salernitana farà il risultato contro l'Empoli perché è in fiducia, perché gioca bene. Il 3-3 con la Fiorentina parla chiaro, non puoi dargli spazio né in contropiede né tantomeno perdere pallone a centrocampo perché ti possono far del male. Quindi Empoli Salernitana 2. Udinese Sampdoria 1. Vista l'Udinese contro il Napoli, credo che non ci saranno problemi ad Udine poi soprattutto per far risultato contro la Sampdoria che al di là della matematica che ci sia o meno, la Serie A l'ha salutata già da tempo, perché non gioca, perché non trova continuità nelle prestazioni al di là dei risultati. Quindi Udinese Samp 1, Sassuolo Bologna, partita complicata da decifrare, quindi non scelgo tra le due X. Il Bologna credo che non faccia la stessa prestazione che ha fatto a Udine, anche se non ho visto la partita, ad Empoli scusate, anche se non ho visto la partita, però il risultato comunque a sfavore. Credo che il Bologna rialzerà subito la testa e ricomincerà almeno a fare una prestazione da pareggio contro il Sassuolo che gioca discretamente, che ha trovato la quadra da un bel po' di tempo con Dionisi. Quindi Sassuolo Bologna X. Le abbiamo fatte tutte quante, ragazzi. Questi sono i risultati che ho messo io. Fatemi sapere la vostra nei commenti, i vostri pronostici. Buona Serie A tutti e sempre Forza Napoli. Ciao.